Bentornati sul canale per questo secondo episodio dalla Bielorussia. Oggi vi farò scoprire due patrimoni UNESCO del paese, il castello di Mir e il castello di Nesvit. Il primo è patrimonio UNESCO dal 2000 ed è un bellissimo mix tra stile gotico, rinascimentale e barocco. Il secondo è patrimonio UNESCO dal 2005 ed è considerato il castello più bello del paese e uno dei più belli d'Europa. Quindi preparatevi a centinaia di ripidi scalini e iscrivetevi al canale per supportarmi e per non perdervi tutti i miei prossimi contenuti. Vi ricordo di attivare la campanellina e che è possibile abbonarsi al canale per supportare attivamente i miei viaggi e i miei contenuti. Carissimi, buonasera da Gorodeia. Siamo appena arrivati in treno e adesso siamo riusciti per fortuna a trovare un taxi con Yandex che ci porterà a Mir, dove dormiremo, e domani visiteremo il castello, che è uno dei patrimoni UNESCO del paese. Per fortuna che siamo riusciti a trovare il taxi, perché non era per nulla scontato, visto che veramente la stazione di Gorodeia è immersa nel nulla più assoluto. Comunque, per fortuna c'è. 20 minuti di taxi per circa 9 euro. Si capisce che Mir anche non è che sia tanto frequentata, dal fatto che siamo in pieno centrissimo e questa è la via. E quindi voi penserete, ma chissà in che cacchio di posto dormono questa sera, visto che, insomma, città semideserta, standard, soliti, eccetera, eccetera. E invece è andata un attimo diversamente oggi. La notte qui è costata la bellezza di 24 euro a testa. Comunque check-in e poi subito a cena. 2 posti su 3 che avevamo trovato in teoria aperti dove mangiare sono chiusi in verità. Quindi ci stiamo dirigendo verso il terzo e qua, che non si vede, c'è il castello. Purtroppo ha spento le luci, quindi lo farò vedere direttamente domani. Carne, patate, cavoli e birra. Più tipico di così non si può. Carissimi, buongiorno dalla nostra reggia. Siamo pronti a esplorare la città, che non ha moltissimo da offrire, anche perché ha più o meno 2000 abitanti, però appunto, come vi dicevo ieri, ha un castello molto importante ed ha una storia interessante. La mattina dopo, prima del castello di Mir, facciamo 2 passi per la città. Mir si trova a 85 km da Minsk. Dovrebbe essere stata fondata intorno al 1300 e, come dicevo, al giorno d'oggi conta circa 2000 abitanti. La prima tappa è questa chiesa, con la signora che si dedica alle sue attività funamboliche di prima mattina. Non fatelo a casa. Secondo alcune stime, in Bielorussia ci sono 55% di cristiani, di cui 48% ortodossi, mentre il 41% di popolazione risulta atea. Mentre vi do qualche informazione storica, ci avviciniamo verso il castello. Mir ha passato un Novecento turbolento. Tra il 1921 e il 1939 fece parte della Seconda Repubblica Polacca. Nel settembre 1939 la città fu occupata dall'Armata Rossa e poi incorporata nella Repubblica Socialista Sovietica Bielorussa, un ramo del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Poi però arrivò la Germania nazista, che la occupò dal 1941 al 1944. Al tempo circa la metà della popolazione di Mir era costituita da ebrei, erano circa 2400. Pensate che solo 200 circa riuscirono a fuggire, gli altri furono sterminati. Comunque ritornerò dopo sull'argomento perché è ovviamente molto denso. Intanto, dopo aver fatto un giro fuori, entriamo nel castello. Il costo è di 20 rubli bielorussi, quindi circa 5,5 euro. Mi raccomando, si paga sempre in contanti, visto che le nostre carte non funzionano. All'interno del castello ci sono armature, armi, arazzi e qualche interessante foto storica.
Venne costruito alla fine del XV secolo in stile gotico. Il suo colore esterno rosaceo è dato da una tendenza dell'epoca di aggiungere mattoni macinati all'intonaco. Nel 1812 si verificò uno degli scontri più importanti in quest'area. Infatti quell'anno, durante la campagna di Russia, Napoleone invase questi territori. A seguito di questi scontri il castello rimase a lungo in disuso, ma venne poi ampliato e ricostruito, prima in stile rinascimentale e poi in stile barocco. Questo mix di stili, insieme a qualche sala veramente bella, delle cose strane come questa armatura alata e dei dettagli, mi hanno fatto apprezzare veramente tanto il castello. Quello che me l'ha fatto apprezzare meno sono il numero di scale per visitare tutte le sale. Devo dire, non divertente. Il bello che scale su scale su scale per stanze così. Non sono tutte così, per fortuna. L'ultima tappa è questa cappella dietro il castello. Ora prendiamo un altro taxi in direzione di Nesvitz. Adesso pranziamo con cose un po' a caso del supermercato perché non abbiamo tantissimo tempo. Questo è pesce essiccato, poi abbiamo un po' di noccioline e dei tramezzini che non sembrano granché. Pranzo con vista. La prima fermata qui è la chiesa del Campus Domini, costruita tra il 1587 e il 1593. Pensate che questa è una delle prime chiese gesuite al mondo, nonché una delle più vecchie strutture barocche al di fuori dall'Italia. E infatti venne affidata ad un architetto italiano. E questo ebbe una grandissima influenza sull'architettura di Bielorussia, Polonia e Lituania. Comunque spettacolare. La città di Nesvitz conta circa 15.000 abitanti e dovrebbe essere stata fondata nella metà del 1400. Anche questa città subì le follie naziste, con l'uccisione di circa 4.000 ebrei. Durante la Seconda Guerra Mondiale, un bielorusso su 4 morì. Ci furono più di 2 milioni di morti e 380.000 persone furono deportate in Germania. L'impatto sulla popolazione fu, a dir poco, catastrofico. E il numero di abitanti tornò pari a quello prima della guerra solo 25 anni dopo. Tornando al castello, anche da fuori bellissimo. Il costo d'entrata è di 17 rubli bielorussi, quindi circa 5 euro. E il castello è composto da un complesso architettonico, residenziale e culturale della famiglia Radziwiłł. Questa famiglia fece costruire il castello nel XVI secolo, si pensa da un architetto italiano, e poi lo conservò fino al 1939. Questa dinastia ha una grande importanza storica, sociale e politica. Grazie a questa famiglia
Nesvitz divenne un luogo di grande influenza per cultura, scienza, arti, artigianato e architettura. L'esterno è bellissimo e gli interni sono maestosi, con moltissime stanze diverse e centinaia di dettagli e stranezze. Oltre agli animali imbalsamati non possono mancare le armi. Questi due castelli sono proprio due gioielli. Sono felicissimo di averli inclusi nel nostro itinerario. Dopo la visita al castello facciamo 2 passi per la città, che non ha nulla di straordinario se non qualche bel murales, una statua di Lenin, una bella piazza e poco altro. Tra l'altro tutto tenuto splendidamente. Io inizio a salutarvi e a ringraziarvi per essere rimasti fino alla fine e vi do appuntamento al prossimo episodio da Minsk, capitale della Bielorussia.